Buongiorno a tutti amici delle stelle e benvenuti su Magia Stellare Evolutiva. Siete pronti per scoprire le energie cosmiche che plasmeranno la vostra settimana? Preparatevi perché ciò che accade nel cielo in questi giorni ha il potere di risuonare profondamente dentro di ognuno di noi. In questo spazio sacro in cui l'astrologia e l'esoterismo si incontrano, ci immergiamo nell'oroscopo integrato della settimana dal 12 al 18 maggio. È una lettura che va oltre la superficie dei transiti planetari per toccare anche le frequenze sottili che guidano l'evoluzione dell'anima per questioni di per non far restare il video troppo denso, ho deciso di strutturare il video in due parti. I primi 6 segni in un video e gli ultimi 6 segni in un altro video, chiaramente con l'interpretazione generale dei transiti planetari e poi segno per segno dove i pianeti celesti manifestano la loro energia nel segno con l'intreccio delle energie sottili che abbiamo a disposizione come aiuto per superare le sfide. E passiamo ora alla panoramica dei transiti planetari, dei transiti celesti. Vediamo, siamo nel pieno di un periodo energeticamente intenso, il plenilunio del 12 maggio, dove comincia la settimana che illumina l'asse Toro-Scorpione, aprendo un portale di consapevolezza fra ciò che vogliamo trattenere e ciò che invece deve essere trasformato o lasciato andare. È una luna piena che risveglia le emozioni più profonde, portando a galla dei desideri, paure e intuizioni sepolte. In questa settimana il Sole nel Toro continua a nutrire i processi di stabilizzazione interiore, ma il 18 maggio, con la sua congiunzione ad Urano, apre uno squarcio nel cielo, un richiamo al cambiamento, al risveglio, all'imprevedibilità che porta a libertà e anche a autenticità. È come se l'universo ci dicesse: sii pronto a rompere le vecchie abitudini per ritrovare la tua verità. Mercurio, che transita nel segno del Toro a settimana e ci sarà fino al 25 maggio, ci invita a radicare il pensiero, a rallentare la mente e a scegliere parole e decisioni che abbiano un peso, una direzione, un'anima. Qui l'energia mentale si unisce alla concretezza, creando le basi per manifestazioni solide e consapevoli. Nel cielo si muovono delle forze potenti. Giove in gemelli inizia ad aprire nuove porte mentali, favorendo l'apprendimento, la curiosità, ma anche il dialogo interiore, quindi espande. Mentre Marte nel segno del Leone accende il fuoco della volontà, chiedendoci di agire con coraggio e creatività, ma anche con cuore. Ma questo transito di Marte ci spinge anche a un riconoscimento sia a livello personale che anche sociale. Mentre Venere e Nettuno nel segno dell'Ariete spingono verso passioni sincere e intuizioni improvvise, ma solo se siamo disposti a essere pienamente noi stessi. Plutone nel segno dell'Acquario, i primi gradi, continua a svelare ciò che va trasformato non solo nelle idee collettive e nei sistemi mentali condivisi, ma anche a livello personale. Ci invita alla trasformazione. Mentre Saturno nel segno dei pesci porta le prove spirituali sul piano della realtà emotiva e dell'invisibile, guidandoci verso la maestria interiore. E la Luna, chiaramente con il plenilunio, la Luna inizia nel segno dello Scorpione, portando profondità, introspezione e la capacità di sentire oltre le apparenze. Mentre il 13 maggio entra nel segno del Sagittario, donando slancio, fiducia
e voglia di andare oltre i confini conosciuti. Il 15 maggio la troviamo nel segno del Capricorno, dove c'è bisogno di costruire, di dare forma alla costruzione, a dei progetti che vogliamo portare avanti con determinazione e visione. E infine il 18 maggio sera la Luna entra nel segno dell'Acquario, spostando l'attenzione verso l'innovazione, l'intuizione mentale e il desiderio di connessione universale. E ora passiamo per te, amico del segno dell'Ariete, come sarà questa settimana dal 12 al 18 maggio, il tuo oroscopo, la tua settimana, e come le energie dei transiti planetari dove manifestano la loro energia si intrecciano con le energie sottili dell'anima che abbiamo a disposizione e quindi si fondono come oroscopo integrato. Amico dell'Ariete, questa settimana si apre con un cielo che ti chiede di fare ordine nei tuoi pensieri e di dare voce a ciò che hai dentro con maggiore chiarezza. Giove in Gemelli amplia la tua mente, espande la tua mente, è il momento di imparare, comunicare, scrivere, parlare, ma soprattutto ascoltare. Nuove idee possono arrivare improvvisamente e dovresti accoglierle come semi di possibilità future. Quindi se hai un'intuizione, annotala da qualche parte, non scartarla subito a priori, annotala, ti tornerà utile. Mentre Marte, il tuo governatore planetario nel segno del Leone, manifesta la sua energia e riaccende la passione, ma ti riaccende anche la creatività, la passione nei sentimenti, ma anche la passione nella creatività per i tuoi hobby creativi. Hai energia da vendere, ma usala per costruire e non per disperderla in mille direzioni. È il momento perfetto per esprimerti con coraggio e autenticità, magari anche in amore o in un progetto artistico. Mentre Venere e Nettuno, anche loro nel tuo segno, manifestano la loro energia sulla tua immagine che rimandi al mondo, sulla tua identità, e ti rendono magnetico, si può dire, ispirato, ma anche più facilmente vulnerabile alle illusioni. Stai vivendo una rinascita dell'identità, ma occhio a non confondere su ciò che desideri con ciò che è reale. Il cuore è acceso, ma va accompagnato dalla consapevolezza, mentre Mercurio, il pianeta del pensiero, della comunicazione, nel segno del transito, manifesta la sua energia chiedendoti di riflettere sul valore delle tue idee. Non è il momento di correre, è il momento di costruire. Parole, pensieri e decisioni vanno pesati perché possono influire sulle tue finanze, sulla tua autostima, sul tuo valore e su ciò che stai cercando di concretizzare. Il Sole nel segno del Toro si congiungerà a Urano il 18 maggio e può portare delle sorprese materiali o nuove consapevolezze sul tuo rapporto con la stabilità. Qualcosa si muove, si rompe e si libera per farti vedere che cosa vale davvero la pena di proseguire. Ascolta questi segnali improvvisi, sono chiamate alla autenticità. Mentre Plutone in Acquario manifesta la sua energia spingendoti a trasformare i tuoi legami sociali, le tue amicizie, preme proprio sul settore dei sentimenti, sulla gestione dei sentimenti e dei legami sociali. Potresti attrarre delle persone nuove, amicizie nuove, più affini alla tua evoluzione. Alcune connessioni del passato stanno lasciando spazio a nuove alleanze più visionarie, ma soprattutto più autentiche. Mentre Saturno nel segno dei pesci manifesta la sua energia nella tua 12ª casa, lavorando silenziosamente nell'inconscio. Ti invita a chiudere
dei vecchi cicli karmici e a osservare le tue paure e i tuoi blocchi interiori con disciplina spirituale. Questa è una prova sottile ma molto potente, quella del lasciare andare con fiducia. Mentre la luna piena del 12 maggio, questo plenilunio, illumina proprio l'asse delle risorse e della trasformazione. Potresti sentirti chiamato a rilasciare vecchi modelli di valore che non ti servono più, ad abbracciare nuovi modi di pensiero riguardo al denaro, alla tua autostima e alle relazioni intime. È il momento di prendere consapevolezza ciò che ti limita e liberarti da ciò che non ti nutre più. Mentre la luna in Sagittario il 13 maggio espande il desiderio di esplorare nuovi significati e filosofie. E in questi giorni, dal 13 maggio e 14, questa energia prende piede, dove ti spinge a cercare delle risposte più grandi o intraprendere dei nuovi percorsi di crescita. Mentre il 15 maggio sera la Luna passa nel segno del Capricorno e questo transito ti invita a focalizzarti sugli aspetti pratici della tua vita. Le questioni professionali o le tue ambizioni di carriera potrebbero prendere il centro della scena, ovvero il focus su questa scena, in questo settore, mentre ti concentri sull'ordine e la disciplina. Mentre la Luna in Acquario del 18 maggio, anche qui verso sera, sentirai il bisogno di liberarti dalle convinzioni e cercare nuove forme di connessioni. Potresti sentirti ispirato a condividere le tue idee con un gruppo o con una comunità che risuona con la tua visione del futuro. E ora passiamo al messaggio esoterico, queste energie sottili che ti supportano e ti possono guidare verso la soluzione. Con Marte, il tuo governatore planetario, hai una grinta, quindi una determinazione molto forte, ma hai anche il quarto raggio che è imputato a Mercurio, quello dell'intelligenza creativa, che promuove l'armonia attraverso il conflitto. Sei chiamato pertanto a unire la forza ma anche l'intelligenza. Questa settimana le sfide interiori diventano terreno fertile per l'evoluzione. Trasforma pertanto quelle spinte che senti impulsive in slancio creativo, lasciando che ogni contrasto illumini una via più consapevole. Azione e riflessione non sono opposti, ma alleati nel tuo cammino di verità. E ora passiamo per te, amico del segno del Toro. Come sarà questa settimana di oroscopo integrato dal 12 al 18 maggio, ovvero come le energie dei transiti celesti manifestano, in quale settore manifestano la loro energia insieme alle energie sottili per il messaggio esoterico. E vediamo subito che la tua settimana sarà rivolta l'attenzione alle risorse personali e al modo in cui ti relazioni al mondo esterno. Giove in Gemelli manifesta nella tua seconda casa, espande le tue possibilità economiche e ti spinge a riflettere su come puoi ampliare le tue entrate, sfruttando magari anche i tuoi talenti, le tue risorse. Soprattutto queste cose possono arrivare anche attraverso la comunicazione e l'apprendimento. È il momento di aprire la mente a nuove idee e di espandere le tue capacità. Marte nel segno del Leone manifesta la sua energia e ti invita a concentrarti sulla tua casa, la tua famiglia e le tue radici. Potresti sentirti più energico nel voler fare cambiamenti a livello domestico e nel migliorare la tua sicurezza emotiva. Ma attenzione che ci può essere anche una certa tensione, quindi una linea di conflitto nelle dinamiche delle radici familiari, ma è una buona settimana per trovare una nuova motivazione nella tua vita personale e familiare. Mentre Nettuno e Venere nel segno dell'Ariete manifestano
la loro energia portandoti in contatto con il tuo mondo interiore, ma anche con eventuali illusioni o dei conflitti nascosti. È un periodo di introspezione, di trasformazione delle tue paure, e potrebbero venire alla luce come input per essere finalmente liberate, trasformate. Questo è un buon momento per meditare su ciò che è davvero importante per te. Mentre Plutone ai primi gradi dell'Aquario manifesta la sua energia e ti continua a trasformare il tuo approccio al lavoro e la tua immagine pubblica, cioè in ambito professionale. Le tue aspirazioni potrebbero cambiare profondamente e potresti sentirti più motivato a rivedere i tuoi obiettivi a lungo termine. Sii pronto pertanto a fare delle scelte che riflettano la tua crescita interiore. Mentre Saturno nel segno dei pesci manifesta la sua energia e ti chiede di assumerti la responsabilità nelle amicizie, nei gruppi sociali e nella gestione dei sentimenti, le relazioni con gli altri, soprattutto quelle che ti supportano nei tuoi sogni e ideali, potrebbero richiedere più disciplina e impegno. Alcuni legami si rafforzeranno se riesci a dar loro una struttura solida, mentre tanti altri legami potrebbero sgretolarsi come neve al sole, sciogliersi. Il Sole nel tuo segno si congiungerà a Urano il 18 maggio e queste sono giornate particolari perché porterà un'energia di rinnovamento ma anche di liberazione. Sarà un giorno di importanti illuminazioni, soprattutto per quanto riguarda te stesso e ciò che desideri veramente nella vita, nel profondo del tuo cuore. Questo transito ti invita a rompere con vecchi schemi, abitudini, magari sbagliate, schemi sbagliati, ma ti aiuta anche a vincere la resistenza anche al cambiamento, scoprendo delle nuove strade per la tua crescita personale. Mercurio sarà nel tuo segno. Infatti resterà nel tuo segno fino al 25 maggio e questa energia di Mercurio ti invita a ponderare le tue parole e le tue decisioni. La comunicazione diventa più riflessiva e pragmatica, facendoti concentrare su ciò che è tangibile e utile per il tuo lavoro. Mentre la luna piena del 12 maggio ha risvegliato l'asse della tua identità, dell'immagine che tu rimandi al mondo, porta alla luce delle questioni legate al tuo valore, alla tua considerazione che hai di te stesso e che rimandi al mondo. E potresti sentirti chiamato a fare un bilancio, pertanto, su chi sei davvero e su cosa devi diventare, sia a livello, diciamo, materiale, ma soprattutto a livello emotivo. Mentre il 13 maggio con la luna nel segno del Sagittario, l'energia si manifesta facendoti espandere la tua visione della vita, questo desiderio che ti spingerà a riflettere su nuove opportunità. Mentre il 15 maggio sera, con la luna in Capricorno, il focus si sposterà sul raggiungimento di obiettivi pratici e professionali. E il 18 maggio sera, con la luna in Acquario, sentirai il bisogno di esprimere la tua individualità in modo più libero e originale. E passiamo ora al messaggio esoterico intrecciato per la settimana, queste energie sottili che ti possono aiutare. Venere è il tuo governatore planetario ed è associato come vibrazioni al quinto raggio della guarigione, favorisce la mente analitica, la comprensione profonda e sei guidato proprio a dare forma tangibile ai tuoi ideali. Ma c'è anche un raggio che il tuo pianeta esoterico è Vulcano, associato con che forge il carattere, l'identità, ti dà maggiore fiducia e grinta in te stesso nelle tue capacità e ti spinge
a questo lavoro interiore, a questo tipo di lavoro, trasformando ciò che è tutto grezzo in oro spirituale. È per questo che devi accettare un attimino questa sfida, tra virgolette, che ti pone Vulcano, il tuo governatore esoterico. Ma anche con Mercurio nel tuo segno e le energie di Urano che si preparano alla congiunzione col Sole, questa settimana ti invita a unire l'intelletto e l'intuizione, costruendo con pazienza e fermezza ciò che desideri vedere fiorire nella tua realtà. E ora passiamo per te, amico del segno dei gemelli. Come sarà questa settimana dal 12 al 18 questo oroscopo integrato, ovvero la fusione della manifestazione energetica, in quale settore manifestano l'energia pianeta per pianeta nel tuo segno e l'intreccio di queste energie sottili che dirò alla fine come messaggio esoterico in sintesi. Questa settimana, amico dei gemelli, sei chiamato a concentrarti sull'equilibrio tra la tua vita interiore e la tua espressione esterna. Giove è nel tuo segno ed espande la tua immagine che tu rimandi al mondo, quindi nella tua prima casa, e ti porta una rinnovata fiducia in te stesso, un potenziale di ottimismo, le tue potenzialità crescono e hai l'opportunità di espandere il tuo modo di presentarti al mondo. È il momento giusto per intraprendere nuovi progetti o per fare scelte che ti mettono al centro della scena come protagonista. Mentre Marte, che transita nel segno del Leone, manifesta la sua energia sollecitandoti, diciamo, il lavoro che dovrai fare sulle fondamenta emotive e familiari. Potresti sentirti spinto a fare dei cambiamenti in casa o a migliorare il rapporto con le radici. Migliorare, però attenzione che Marte è sempre Marte e poi in un segno anche di fuoco ci potrebbero essere anche dei conflitti con le dinamiche familiari e quindi possono riservarti delle sfide, ma ti offre anche la possibilità di risolverle con determinazione e passione. Mentre Nettuno e Venere nel segno dell'Ariete manifestano la loro energia e ti portano in un'energia di sogno, ispirazione nelle tue amicizie e nei tuoi ideali, anche l'amore romantico, nella creatività. È un buon momento per riflettere su cosa desideri veramente, diciamo, sulle tue connessioni sociali, sulle tue amicizie, sui tuoi gruppi, ma anche in amore e diciamo e nel rapporto anche con i figli e la creatività. È una sfida questa settimana che bisogna affrontare, addolcito chiaramente anche dalla presenza di Venere con Grazia, ma devi riflettere se queste cose ti stanno supportando, queste amicizie, questi gruppi ti stanno veramente supportando nel percorso che stai intraprendendo. E questa è un po' la domanda di riflessione. Certi legami potranno sgretolarsi come neve al sole, ma tanti altri si potranno anche rinforzare. Mentre Plutone in Acquario manifesta la sua energia stimolandoti a rivedere la tua visione del mondo, ma in primo luogo verso te stesso e a considerare anche nuovi orizzonti culturali, filosofici, ma anche spirituali. Potresti sentirti attratto da viaggi, studi superiori anche a livello master, a livello universitario, oppure delle conoscenze che ti trasformano, aprendo la mente a nuove possibilità e a cambiamenti profondi. Mentre Saturno nel segno dei pesci manifesta la sua energia e porta un'energia di serietà e di responsabilità nella tua immagine pubblica, quindi nella tua carriera. La disciplina sarà fondamentale per il successo in questo periodo. Nonostante le sfide che potrebbero emergere, un approccio paziente e costante ti aiuterà a fare dei progressi duraturi. Mentre
il Sole che transita nel segno del Toro si congiungerà a Urano il 18 maggio e questa energia ti invita a esplorare nuove vie nella tua vita privata o nella tua vita interiore. Potresti ricevere delle rivelazioni improvvise che ti aiutano a rilasciare dei vecchi schemi o a scoprire un nuovo modo di essere autentico, soprattutto per quanto riguarda la tua identità. Mentre sempre Mercurio nel segno del Toro, che e ci starà fino al 25 maggio, ti chiede di riflettere su come le tue convinzioni influenzano la tua vita quotidiana. È un buon momento per fare introspezione e risolvere delle questioni legate alla tua percezione della realtà per andare oltre le limitazioni autoimposte. Mentre il plenilunio del 12 maggio risveglia proprio l'asse delle potenzialità e della trasformazione, e qui infatti parliamo della seconda ottava casa, quindi anche il settore economico, e porta a galla ciò che riguarda il valore anche che attribuisci a te stesso e ciò che ti senti pronto a lasciare andare, liberandoti da vecchi schemi, pesi emotivi, ma anche materiali. Mentre il 13 maggio con la luna in Sagittario potresti sentire l'impulso di esplorare nuove conoscenze e significati, mentre il 15 maggio con la luna nel segno del Capricorno il focus si sposterà su come gestire le tue responsabilità e raggiungere degli obiettivi pratici. Il 18 maggio con la luna in Acquario potresti sentirti più ispirato a collegarti con gruppi o ideali che supportano la tua crescita personale. E ora passiamo all'intreccio esoterico dei fili come sintesi di messaggio finale di questo oroscopo integrato con Mercurio che è tuo governatore planetario che associato a queste frequenze dell'intelligenza creative che agisce attraverso la mente, questa settimana ti invita a portare la tua attenzione verso una riflessione profonda. Le energie sottili, diciamo anche del tuo governatore esoterico che è Venere, quindi legato alla concretezza, alla scienza, alla ricerca della verità, ma anche alla guarigione. Quindi queste energie sottili ti guideranno verso l'armonizzazione tra il pensiero e l'amore, aprendo la via a nuove possibilità di evoluzione. Con Mercurio in Toro e la trasformazione di Plutone è il momento di radicarti nella tua saggezza interiore, usando la tua mente per esplorare nuove dimensioni di crescita e libertà e trovare il coraggio di fare scelte che risuonino con la tua verità più autentica. E ora passiamo per te, amico del segno del Cancro. Come andrà questa settimana del 12 al 18 maggio? Come l'influenza dei transiti celesti, in quale settore manifesteranno la loro energia nel tuo segno, intrecciandosi alle energie sottili esoteriche, daranno una sintesi finale come messaggio esoterico. E ora passiamo alla settimana. Come sarà questa settimana, amico del cancro? Sei chiamato a riflettere su come puoi espandere la tua vita sociale e professionale. Giove in Gemelli manifesta la sua energia portandoti un'espansione interiore, un periodo di introspezione che ti aiuterà a risolvere vecchi conflitti interiori e prepararti per nuove opportunità. Potresti sentirti più ispirato a scoprire delle nuove cose dentro di te, come un viaggio interiore che ti prepara a nuove possibilità. Mentre Marte che transita nel segno del Leone manifesta la sua energia nella tua seconda casa e ti stimola a concentrarti sulla gestione delle tue risorse, delle finanze, ma anche quelle emotive. La tua determinazione è forte, ma attento a non disperdere troppe energie. È il momento di costruire solidamente
senza farti travolgere dal desiderio di risultati immediati. Mentre Nettuno e Venere, che transitano nel segno dell'Ariete, manifestano la loro energia invitandoti e ti fanno sognare, diciamo, con grande riguardo sulla tua carriera, sul tuo ruolo nel mondo, quindi sulla tua immagine pubblica. La passione è forte, ma è importante che tu non perda di vista la realtà. Potresti sentirti ispirato a perseguire un obiettivo ambizioso, ma assicurati che la tua visione sia chiara, praticabile, ma soprattutto che sia un progetto realizzabile. Mentre Plutone, ai primi gradi dell'Aquario, manifesta la sua energia e continua a spingerti verso profonde trasformazioni nella tua vita emotiva e nelle relazioni più intime. Potresti sentirti attratto dal bisogno di trasformare radicalmente certe dinamiche, lasciando andare il passato per aprire nuove strade. Mentre Saturno, che transita nel segno dei pesci, manifesta la sua energia e ti spinge a prendere sul serio le tue convinzioni filosofiche e spirituali. Potresti sentirti spinto a stabilire un percorso di crescita personale o un master a livello universitario, quindi studi superiori, che ti aiutino a realizzare i tuoi sogni, ma solo se basate su una solida base di disciplina e di impegno. Il Sole, che transita nel segno del Toro, si congiungerà a Urano il 18 maggio e questa energia ti invita proprio a rompere con la routine e a scoprire nuove vie per esprimere la tua autenticità. Potresti anche ricevere delle rivelazioni che ti aiutano a vedere le cose sotto una luce completamente nuova, soprattutto in relazione al tuo percorso professionale e alle tue ambizioni. Mercurio, che sarà nel segno del Toro fino al 25 maggio, ti incoraggia a riflettere sulla tua visione del futuro e a fare chiarezza su come desideri muoverti nel mondo. Prenditi il tempo necessario per pensare a lungo termine, concentrandoti su quello che davvero conta per te. Mentre la luna piena del 12 maggio risveglia, diciamo, porta a galla delle riflessioni sul valore che tu attribuisci a te stesso, alla tua autostima, e potresti essere spinto a fare scelte che ti liberino da vecchie paure legate, diciamo, al denaro o anche alla sicurezza materiale, ma anche emotiva. Mentre il 13 maggio, con la luna nel segno del Sagittario, il desiderio di esplorare nuovi orizzonti e significati ti spinge verso nuove esperienze. Mentre il 15 maggio, con la luna nel segno del Capricorno, sarai chiamato a focalizzarti sulle tue ambizioni professionali. Mentre il 18 maggio, con la luna in Acquario, ti sentirai ispirato a cercare delle connessioni più profonde con gruppi o comunità che condividano i tuoi ideali. E passiamo al messaggio esoterico come intreccio di sintesi. Questa settimana, con la Luna come tuo governatore planetario, la Luna rappresenta la missione dell'anima, oltre che l'inconscio, diciamo, legate anche al nutrimento della madre, rappresenta il percorso dell'anima in astrologia, e Nettuno come tuo governatore esoterica. Questa settimana l'energia che ti circonda ti invita a connetterti in maniera profonda con il tuo mondo interiore. Le emozioni sono potenti, ma il vero potere risiede nella capacità di navigare attraverso di esse con una certa consapevolezza. È il momento di usare l'introspezione per esplorare i tuoi sogni, le tue intuizioni e le verità nascoste dentro di te. Affronta le sfide con una visione chiara, per un tuo idealismo, con fede e devozione, e bilanciando nel contempo la forza di Marte e la trasformazione di Plutone,
con la tua capacità di ascoltare la tua anima, rimanendo sempre fedele a te stesso. E ora passiamo per te, amico del segno del Leone, come sarà questa settimana dal 12 al 18 maggio, questo intreccio di oroscopo integrato con la manifestazione dei transiti celesti, in quale settore manifestano la loro energia, e l'intreccio di queste energie sottili che tu hai a disposizione quale aiuto per superare gli ostacoli con il messaggio esoterico. Questa settimana, amico del Leone, il cielo ti invita a riflettere sul tuo percorso professionale e su come puoi esprimere la tua autenticità nel mondo. Giove, nel segno dei Gemelli, manifesta la sua energia e ti spinge a esplorare nuove idee e visioni, ma in maniera più introspettivo. Potresti sentirti ispirato a intraprendere un viaggio interiore che ti aiuti a comprendere meglio il tuo posto nell'universo attraverso una serie di analisi, attraverso sogni premonitori, ma comunque entrando in connessione con te stesso in profondità del tuo essere. Mentre Marte nel tuo segno manifesta chiaramente la sua forza straordinaria nella tua immagine e nella tua determinazione incrollabile. Questa è la tua settimana per brillare, per prendere in mano le redini della tua vita e agire con coraggio. Le tue energie sono al massimo, ma cerca di canalizzarle in direzioni costruttive e non dispersive. Mentre Nettuno e Venere nel segno dell'Ariete manifestano la loro energia e ti portano a sognare in grande riguardo ai tuoi obiettivi più alti. È il momento giusto per esplorare nuove filosofie, percorsi di studio o viaggi che ti aprano la mente. Tuttavia cerca di non idealizzare troppo le cose, ma di mantenere una visione chiara e realistica. Mentre Plutone nel segno dell'Acquario manifesta la sua energia chiaramente nella tua casa, settima casa, la casa che ti si affaccia di fronte al tuo segno, e sta continuando a trasformare le tue relazioni. Potresti attraversare una fase di cambiamento significativo, dove alcune connessioni si rafforzano, mentre altre si dissolvono. Questo processo aiuta a stabilire dei legami più profondi, ma nel contempo più autentici, ma potrebbe anche portare a sfide intense. Mentre Saturno nel segno dei pesci manifesta la sua energia invitandoti a fare un lavoro di introspezione riguardo ai tuoi legami più intimi e alle tue risorse condivise. È un buon momento per chiudere cicli emotivi anche irrisolti e per stabilire un legame più sano con te stesso e con gli altri, in particolare riguardo a ciò che condividi a livello materiale e spirituale. Il Sole che transita nel segno del Toro si congiungerà a Urano il 18 maggio e manifesterà il risveglio, diciamo, un desiderio di cambiamento nelle tue ambizioni professionali. Potresti sentire un'improvvisa spinta verso nuove direzioni o un'illuminazione che ti spinge a rompere con vecchi schemi, cercando di allineare il tuo percorso con la tua vera essenza. Ascolta quei segnali improvvisi che potrebbero essere chiamati a riscrivere il tuo destino. Mentre Mercurio, anche lui nel segno del Toro, fino al 25 maggio, ti invita a riflettere su come stai comunicando il tuo valore e le tue ambizioni. È il momento di ponderare le tue parole e le tue decisioni, specialmente in ambito professionale, e di concentrarti su ciò che realmente desideri costruire per il futuro. Mentre la luna piena del 12 maggio ti spinge a riflettere diciamo, a fare chiarezza, ti porta a fare chiarezza su tutto quello che possiedi, sia a livello materiale ma anche emotivo. È un momento di illuminazione
che riguardano le tue risorse interiori, che potrebbero aiutarti a liberarti da vecchie convinzioni che ti limitano. Mentre il 13 maggio, con la luna nel segno del Sagittario, sentirai il bisogno di espandere i tuoi orizzonti e di esplorare nuove possibilità. Il 15 maggio, con la luna in Capricorno, ti concentrerai sulle tue ambizioni professionali e sul modo in cui desideri essere riconosciuto nel mondo. Infine, il 18 maggio, con la luna in Acquario, sarai ispirato a cercare delle connessioni più profonde con gruppi e comunità che condividono i tuoi ideali. Mentre il messaggio esoterico per te, amico del leone, come del sole, come tuo governatore planetario, ma anche il sole, l'essenza divina, quindi il cuore del sole come governatore esoterico, in questa settimana ti inviano un richiamo molto profondo verso la tua essenza più profonda, un invito a esprimere la tua luce interiore in modo autentico e in sintonia con il tuo scopo spirituale. Il sole come simbolo del principio di vita e di consapevolezza universale ti spinge a rivelare la tua vera natura, a vivere senza paura e a perseguire il cammino della realizzazione interiore. Ogni azione che compi questa settimana può essere un riflesso di questa energia solare che arriva dall'essenza del cuore del grande sole centrale, puro, potente e illuminante. Sii il faro che guida te stesso e gli altri verso l'autenticità e l'espansione. E ora passiamo all'ultimo segno per questo video, per te amico della Vergine. Come sarà questa settimana dal 12 al 18, questo oroscopo integrato, ovvero la fusione tra i transiti celesti planetari, dove manifestano, in quale settore del tuo segno manifestano la loro energia, e l'intreccio di queste energie sottili che ti aiutano e ti sostengono per la soluzione degli ostacoli e in modo che possano aiutarti nel tuo percorso. Questa settimana, amico della Vergine, ti invita a guardare in profondità e a aprirti a nuove comprensioni. Giove manifesta la sua energia facendoti crescere la possibilità di espandere il tuo ruolo nel mondo. Il tuo impegno e la tua serietà possono finalmente ricevere il riconoscimento che meriti. Tuttavia, l'energia di Marte che transita nel segno del Leone potrebbe renderti più sensibile, più incline a sentire ciò che normalmente resta sotto la superficie. Sogni, intuizioni o emozioni non dette cercano voce. È un'occasione preziosa per tagliare con ciò che non ti serve più. Mentre Nettuno e Venere, che transitano nel segno dell'Ariete, manifestano la loro energia e ti parlano di una trasformazione emotiva profonda. Potrebbero emergere dinamiche inconsce legate al passato, ma anche intuizioni su come rigenerare le tue relazioni più intime. Plutone, che transita nei primi gradi dell'Acquario, manifesta la sua energia attivando un processo di revisione del tuo rapporto con il lavoro quotidiano, con le persone che ti circondano, con il lavoro come dipendente, ma interessa anche il corpo e le abitudini. Ascolta pertanto i segnali sottili che il tuo sistema ti manda, mentre Saturno nel segno dei pesci, chiaramente in opposizione al tuo segno, ti spinge a ridefinire i tuoi legami importanti. Solo quelli basati su autenticità e rispetto reciproco potranno durare. Mentre il Sole, Urano e Mercurio, il 18 maggio, ricordo, Urano e il Sole si congiungeranno nel segno del Toro, ma ci sarà anche Mercurio che ci resterà fino al 25 maggio.
Questo stellium di pianeti manifestano la loro energia facendoti aprire a una visione più ampia della vita. Potresti sentire il richiamo verso nuovi studi, verso rapporti con il lontano, nuove culture, nuove filosofie, viaggi interiori o esperienze che possono nutrire la tua mente e il tuo spirito. Mentre la congiunzione di Sole e Urano può portare una rivelazione che cambia il tuo modo di vedere le cose. La luna piena del 12 maggio ti porta a una riflessione su come gestire le tue relazioni, le tue risorse. Ci saranno dei momenti di chiarificazione, momenti di consapevolezza. Mentre la luna in Sagittario del 13 maggio manifesta l'energia con un bisogno di espansione, una visione ampia di ricerca, mentre il 15 maggio sera con la luna in Capricorno il focus si sposta sulla concentrazione degli obiettivi, concretezza, ma anche ambizione, mentre il 18 maggio sera con la luna nel segno dell'Acquario ci sarà un'apertura a nuove idee, contatti collettivi, ispirazione comunitaria. E il messaggio esoterico per te, amico della Vergine, è il tuo governatore planetario è Mercurio, dove emana queste energie sottili attraverso l'intelligenza creativa e di armonia attraverso il conflitto e quindi porta alla risoluzione dei conflitti, mentre il tuo governatore esoterico è la Luna, che rappresenta la missione dell'anima. Le energie planetarie sottili ti invitano quindi questa settimana a trovare equilibrio tra la mente analitica e la saggezza interiore. Diciamo che un raggio di manifestazione che ti può aiutare è il raggio, diciamo, di Mercurio del tuo governatore planetario ti sfida a trasformare il caos apparente in ordine creativo, a vedere oltre il dettaglio per cogliere l'unità. La luna come guida dell'anima ti chiama a una connessione profonda con il tuo mondo emotivo, spesso messo in secondo piano. È il momento di riconoscere che la vera chiarezza nasce dal sentire, non solo dal pensare. Rallenta, ascolta e lascia che le tue intuizioni emergano in esse. Si nasconde la tua prossima evoluzione. Questa settimana per i primi 6 segni, ma anche per tutti gli altri segni, è ricca di trasformazione e opportunità per qualsiasi segno. I movimenti planetari, le fasi planetarie e le energie esoteriche offrono l'opportunità, l'occasione di crescere, purificarsi e fare il punto su ciò che conta veramente. In questo periodo connettiti con il tuo intuito, prendi delle decisioni consapevoli e lascia andare tutto quello che non ti serve più, in modo da poter accogliere il nuovo con fiducia. Per non perderti i prossimi aggiornamenti, approfondimenti e meditazioni anche esoteriche, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Lasciati ispirare e guidare da queste energie universali per una crescita continua e un'evoluzione sempre più profonda. Un arrivederci, a presto da Caterina.